amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. In questo video ti parlo di un brand molto famoso, di una borsa molto copiata e di cose molto particolari, soprattutto di una lingua molto complicata per me che è il francese, ma te ne parlo dopo la sigla. Come ti avevo promesso, la borsa di un brand francese che è Longchamp, quindi cominciamo benissimo questa pronuncia meglio dell'inglese, che ho comprato direttamente in negozio. Non vorrei stupirti di questa cosa, ma è semplicemente che nello store online non facevano la consegna a domicilio. Penso che sia una strategia aziendale per farti andare in negozio. Comunque fatto sta che per cose di lavoro ho unito un po' di appuntamenti, sono andata a Roma dove in Piazza di Spagna, ai pressi di Piazza di Spagna c'è il negozio e ho approfittato anche ogni tanto per avere un contatto umano che ti dico già è stato piacevole per la persona che mi ha seguito nella vendita, una bellissima ragazza asiatica, anche come dire educatissima, un po' meno perché poi le altre commesse non erano proprio partecipi, abbiamo impiegato tantissimo tempo alla cassa per tante cose, però purtroppo sono gli inconvenienti fisici che succedono quando vai in negozio, che è un po' alla giornata di come sta la commessa, di come sta, ed è un motivo per cui spesso, devo essere sincera, compro online. Poi sarò io che so particolare, che ho un sacco di tarli mentali e tutto il resto, però non so la tua esperienza com'è, ma da questo punto di vista ho davvero difficoltà. Già ti ho detto che la borsa l'ho acquistata, però ti ricordo che questo video non è in nessun modo sponsorizzato, non ci guadagno niente, loro non mi pagano, purtroppo sogno di produrre le borse anche per loro, quindi se mi dovessero pagare un giorno incrociamo le dita che mi paghino per fare le borse loro. Ma andiamo a guardarci un pochino che cosa racconta questo brand. È una cosa che mi ha colpito subito, è che questo brand, nonostante gli anni che siano passati, nonostante le grandi multinazionali che hanno accorpato i grandi brand, poi magari ci faccio un video specifico come Kering o il gruppo che detiene con Louis Vuitton e tutto il resto, buona parte della moda mondiale, questo brand non ha ceduto le proprie quote, la famiglia detiene ancora il 100% delle azioni, quindi è una cosa secondo me molto retro rispetto a quello che è poi la modernità del brand ed è molto all'avanguardia. Il fondatore, che per come dire, aiutarmi e per evitare che facciamo brutte figure, mi farò aiutare dal traduttore di Google, perché ti faccio sentire come lo pronuncerei io, Jean Cassegrain, che in realtà si dovrebbe pronunciare così. Jean Cassegrain. Facciamo finta che l'ho detto così e che a te è risultato figa sta cosa. Nel 1948 rileva l'azienda di famiglia. La cosa insomma particolare di questa azienda era che loro rivendevano articoli per il tabacco e per il fumo. Lui a un certo punto comincia a prendere le redini in mano dell'azienda e a cavallo con la fine della seconda guerra mondiale i suoi diciamo clienti migliori erano i soldati, che poi man mano hanno lasciato il territorio, l'Europa eccetera eccetera, però erano i soldati i suoi maggiori, come dire, acquirenti di questi prodotti. Facevano questi prodotti in pelle per il fumo, quindi mi immagino portapipe, portasigarette, insomma tutto quello che c'era a quei tempi. Nella fase successiva, un po' di evoluzione, il fondatore comincia a ricoprire dei tubi con la pelle e questi accessori diventano un'icona per quello che sarà praticamente il jet set del tempo. Fra gli acquirenti dei suoi prodotti c'è anche Elvis Presley, che dice che impazzisse per questi oggetti che lui creava. Piccola particolarità è che Cassegrain, insomma quello che Google ha detto e si pronuncia così, fondò la società a suo nome e cognome, però a posteriori dovette cambiare il nome del brand dei prodotti e anche della società, perché quel nome era già stato usato da altri parenti per vendere carta di lusso al mercato del lusso, e quindi insomma lui si dovette inventare un altro brand. Da qui nacque Longchamp. Longchamp è praticamente
l'ippodromo famosissimo che c'è a Parigi, famosissimo per chi ci è andato, non ci sono andata ancora, che nasce molto prima del brand, in pratica già nell'era napoleonica era presente, e successivamente praticamente questo ippodromo è diventato molto famoso perché ha tutta una serie di cavalli e di corse particolari, e poi prende ispirazione per quanto riguarda il logo anche da un mulino che si vedeva entrando, cioè dalla periferia di Parigi si vedeva questo mulino. Ovviamente il brand ha sede ed è stato fondato, diciamo, a Parigi, quindi è molto radicato proprio nel territorio e nella cultura francese. Il logo quindi riprende un cavallo al galoppo con un fantino e questo mulino alle spalle, che prima c'era questo mulino alle spalle, però in pratica il logo è proprio questo qua. Per quanto riguarda quello che interessa a noi, che sono le borse, nel 1970 si introducono le borse e reinventa questa pochette da toilette a cui si aggiunge due lembi laterali e una tracollina che poteva essere usata pure come borsetta. Questa cosa è molto importante perché una cosa che ho comprato è molto simile a questa. In realtà ti dico che ho acquistato due borse, anche perché ho approfittato dal ritorno dalle vacanze, che è stato quando poi ho comprato questo, insomma sono andata a fare questo acquisto, avevo un regalo da parte di mio marito che mi ha detto comprati qualcosa, e ovviamente io che potevo comprare, insomma ho preso sta fissazione, come dire, questa fissazione mi piaceva, mettiamola così, stranamente una borsa, quindi così, e quindi ho comprato due borse, anche perché una è di pelle e una è di tessuto, ma questo te lo dico dopo. Insomma, negli anni 70 reinventano questa borsetta da toilette, e quello per cui diventa tanto famosa proprio lo shampoo è il nylon. Infatti è la prima azienda che utilizza il nylon nelle borse e reinventa anche la borsa, il bagaglio, la borsa da viaggio. Il figlio di questo signore qui, Jean Casgrain. che si chiama Philippe, che ovviamente, no, ma io ci tengo che venga pronunciato bene, perché poi metti che vede il video e dice tu l'hai pronunciato male, non ti do il lavoro. Detto questo, Philippe sempre durante gli anni 70 disegna la borsa fatta di nylon leggerissima, che si contrappone appunto a tutti i bagagli dell'epoca e a questi dettagli in pelle, dettagli che poi vengono ripresi nei manici, negli angoli o comunque in alcune parti della borsa, che poi vedrai che è una borsa iconica e molto molto copiata. Poi inventano l'Extra Bag, che altro non è che una borsa che si ripiega completamente su se stessa fino ad essere praticamente inglobata in una pochette, comunque in un porta appunto borsa, e questa cosa risulta essere molto riprodotta anche attualmente. Infatti in negozio ce n'erano tantissime di tanti colori e tante varianti, ed è in pratica la madre di quella che poi è la Pliaget, che è il modello iconico pronuncia così, me la sono giocata, che è il modello iconico molto copiato, che adesso che lo vedrai dirai effettivamente è molto molto copiato. Questo modello qui, che riprende il concetto di borsa che si piega e che diventa in pratica una busta, viene ripreso e riformulato in tantissimi materiali. Io ho scelto la linea Neo, ma c'è praticamente di pelle, tessuto e pelle, in tante e tante varianti. Ovviamente ho preso la versione Neo prima perché c'è una di voi, più di una di voi, che me l'ha suggerita, che la usa da anni e si è trovata benissimo, e poi perché per una questione di budget, insomma, che la borsa comunque l'ho pagata 155 euro. L'altra borsetta invece è una borsetta particolarissima, che è una pochette, altra mia mania, praticamente la mia esistenza adesso ruota attorno alle pochette da quando non le amavo, ed è un colore particolare, quindi ho voluto usare questi due abbinamenti, anche perché questa borsetta, questa pochette, che poi diventa anche una borsetta molto che ricorda quella là, insomma una delle prime creazioni, va benissimo all'interno di questa, perché ho preso un modello L, mi piaceva proprio la forma grande. Questo tipo di borsa che sono andata ad acquistare ha la classica forma trapezoidale. Ti ripeto, sono andata in negozio,
non so se da altre parti nel mondo spediscono o se, fammi sapere, anche perché magari sei più informata di me, fammi sapere se tu acquisti anche online questi prodotti, anche perché magari più là, non avendo un negozio a Napoli che rivende questi prodotti, io non lo so, no, ma non l'ho trovato perché c'è Roma, Firenze e Milano, però dammi delle informazioni per farmi sapere insomma come mai non vendono online. Ovviamente ancora di più, come per le altre borse, ti dico sempre che bisogna comprare borse originali e molto spesso la gente si focalizza sul fatto di dire i brand stanno cercando di avvicinarsi anche loro come concetto, anche perché per la contraffazione perdono fette di mercato, di accontentare il pubblico, e quindi magari a me quella di pelle faceva impazzire, ci sono le nuove versioni che sono bellissime, però ragazzi 1200 euro adesso per una borsa per me è davvero impegnativo, e quindi insomma potendomi accontentare e dandomi loro l'opportunità di poter scegliere da modelli uguali ma più economici, perché nei materiali e tutto il resto, ma poterla indossare essendo una borsa originale, ho scelto un modello più adatto alle mie tasche. Per l'altra borsa invece ho speso quasi di più di quella lì, perché costa 165 euro, soltanto che di pelle e tutto il resto. Poi ero curiosa di vedere la manifattura, ero curiosa soprattutto di vedere dove producono, quindi andiamocela a spacchettare. C'è il bigliettino e ringrazio Luna, non so se mi seguirà, voglio dire a chi si occupa insomma della gestione, bravissima venditrice, è stata di una dolcezza e di un'educazione squisita, è stata dolcissima, pure perché ho tutte delle fisse, mi ha fatto vedere 850 borse perché gli ho chiesto prima una cosa, poi un'altra, e lei sempre con il sorriso e con l'educazione e contraddistingue insomma tante persone, tante brave persone che hanno la pazienza di avere a che fare con rompiscatole, perché diciamo che molto spesso purtroppo quando vai nei negozi è vero che è colpa delle commesse, ma è vero pure che molti noi acquirenti siamo anche persone maleducate, quindi tifiamo per la gente educata che si fa un culetto così, che lavora nei negozi e deve sopportare gli umori, come dire, a volte l'arroganza di chi compra, che pensa che perché sta andando a portare i soldi, classico detto, debba essere servito e quella sia uno schiavo. Quindi cioè, voglio dire, onore al merito delle commesse che comunque tengono il sorriso, sono educate e cercano di accontentarti, e Luna è stata un negozio di Roma a Piazza di Spagna è stata una di queste. Andiamoci a guardare la borsa. Mi piace tantissimo la borsa, te la impacchettano davanti il negozio, quindi ha preso la carta logata, ma questo ci sta perché fa parte dell'esperienza del brand, ovviamente, che ti deve dare insomma tutta un'esperienza anche in negozio. E la borsa è questa. Questo modello qua io l'ho visto stra copiato, però diciamo che le inspiration le facciamo passare, che magari sono aziende che dovrebbero inventarsi modelli nuovi e tutto il resto, ne abbiamo visti tanti su questo canale, però le fake non le comprate. Bello, già ti dicevo che i manici e questa patta è di pelle. Ti faccio vedere la borsa all'interno ed è completamente vuota, quindi senza tasche. Questo permette, prima che la possiamo praticamente arredare, cioè tipo un appartamento, e quindi mi trovo contenta di aver acquistato l'altra borsetta. Per di più sto andando a guardare un attimo all'interno, made in Romania, signor Longchamp. Ascolti, la Romania da Napoli dista davvero poco, perché non fa una passeggiata signor Longchamp senior Jean Casgrain o junior, insomma chi gestisce le produzioni, e comunque so che mi pare producano anche in Italia, o non lo so, in questo mi informerò, poi troverai insomma gli approfondimenti. Dicevo comunque che il prodotto così fatto permette di abbassare anche i costi, perché considera che essendo un brand del lusso ha un moltiplicatore, ma questo poi te lo spiego in qualche altro video, abbastanza alto. Gli accessori sono belli pesanti, sono di questo nickel luccicoso, qui è di pelle, questa è di nastro ma molto particolare, quasi sembra imbottito, e quindi è così. Andiamo a montarla anche, ovviamente poi la userò, la andrò a riempire. C'è una di voi che mi ha scritto più di una volta che lei usa da anni questa borsa anche per spostamenti un po' più lunghi, che la vedo adattissima
Nel mio caso mi sarebbe piaciuta una tasca interna, però considerato che uso tantissime pochette, il portacomputer imbottito e tutto il resto, il fatto che non abbia interni può essere un vantaggio perché la posso riempire come voglio. Poi vedo molto resistenti, sto guardando un po' i laterali, la tintura è bella compatta, le cuciture, sto guardando qui davanti c'è questo bottone logato. La pelle qui è tinta al giusto, diciamo, secca, le cuciture qua davanti guarda come sono belle dritte, non trovo fili o insomma pulizie, però i brand da questo punto di vista fanno tantissimo e paghi anche questo. Andiamoci a vedere quest'altro modello che io trovo fantastico, soprattutto per il colore. Guarda il sacchetto in cui è riposto, la borsetta è questa. Questa in pratica che cos'è? Può fungere da pochette e riprende lo stesso, diciamo, motivo che ha questa qui grande. L'ho presa perché volevo vedere anche, uno, dove erano prodotte queste qua in pelle, due, ovviamente la lavorazione su un prodotto di pelle è completamente differente. Questa è una taschina davanti dove in pratica può entrarci tranquillamente il cellulare e quindi io la posso mettere all'interno. La cosa particolare di questa borsa è che tu la apri, all'interno ha la fodera logata, tu la puoi tenere come pochette. La commessa mi ha detto che posso semplicemente annodarla e quindi fare in modo che la tracollina non esca più di questo, e quindi metto le cose dentro, la chiudo e la tengo di questa altezza qui, che magari la voglio come pochettina, mi serve come borsettina da mettere qua dentro eccetera. Se altrimenti voglio una borsa che posso utilizzare anche a tracolla, semplicemente vado a slegare questi nodini e la utilizzo come borsetta normale, e poi ovviamente regolare anche quanto deve essere lunga. Nel mio caso, che sono un elfo, diciamo avrei dovuto accorciarla un po' di più, però il senso è che la puoi usare poi pure a tracolla, in diagonale, come marsupietto, che magari la stringe ancora di più. Insomma, è un ottimo compromesso. Poi guarda le cuciture, tutti questi dettagli, la tintura. Volevo vedere invece questa qui dove era prodotta, mi pare di averlo chiesto e non so se è imbarazzata un po', perché devi sapere che poi mentre sui siti io sono un po', diciamo, meno ferrea, quando vado nel negozio ovviamente chiedo di impossibile, e quando chiedo dove è prodotto, come tempo fa lo feci con una borsa di Furla che dovevo regalare, si imbarazzano sempre le commesse, quindi fatelo anche voi, domandate sempre dove vengono prodotte le borse, e più le pagate, più quando vi devono dire che non è made in Italy si trovano in imbarazzo, ovviamente. Questa qui è fatta in Marocco. Questa è Romania, questo in Marocco. Fra Marocco e Romania ci sta Napoli. La tintura a contrasto e in qualche punto, vabbè, tipo qua davanti è un po', però questo è dovuto pure alla pelle, ci sta. Qui c'è un puntino di tintura, ma vabbè, succede che a volte pure pulendo, se poi la vai a pulire magari, insomma, dettagli veramente. Detto questo, passiamo ai voti. Per le cuciture il mio voto è 5, per la tintura il mio voto è 4, per le rifiniture il mio voto è 5, per la valutazione qualità-prezzo, queste le proverò ovviamente, ma per il prezzo che le ho pagate mi aspetto un bel po' di qualità da questo punto di vista, il mio voto è 4, per la valutazione utilità 4,5. Questa per tanti motivi, insomma, la posso inserire in questa, per di più, insomma, sarà una utile pochette che potrò testare, e c'è una bella combo così che posso, insomma, sono come dire, una bella combo utile per quando sono fuori o per dei viaggi di lavoro, delle cose che qui ci posso mettere tutte le cose che devo portare fuori e non tenere necessariamente in borsa. Per me lo shampoo è assolutamente promosso e sono contenta che mi avete spronato a comprare queste borse, perché a volte io parto anche io di pregiudizio, dico magari non me la posso permettere, non è un brand che ha una bella storia alle spalle, poi vado, mi informo,
informo, quando sono scettica cerco di informarmi, di capire, e come in questo caso io vi ringrazio per tutte le volte insomma che perdete tempo a indicarmi qualcosa, quindi grazie mille se mi avete seguito fino adesso, mettete un like di supporto, iscrivetevi al canale, suggerite questo video alle vostre amiche, ovviamente aspetto commenti, controcommenti, suggerimenti su Instagram, su Facebook, e ti aspetto al prossimo video. Ciao da Ornella.